C'è una ricerca che ha stilato una sorta di classifica sulle tipologie di orologi più richieste in ambito collezionistico. Una classifica stradominata dai segnatempo maschili da polso. Un discreto interesse va poi riconosciuto ai Tasca, le nostalgiche cipolle, seguite da una curiosa categoria, gli orologi da viaggio, una tipologia di segnatempo che propone un'infinita gamma di soluzioni estetiche e tecnologiche davvero degne di nota. Fuori dal podio restano gli orologi da parete, da camino, da tavolo e le ingombranti quanto romantiche pendole. E fuori dal podio restano anche gli orologi da donna, una categoria di segnatempo che in realtà esprime al massimo la genialità dei maestri orologieri nel creare dei veri gioielli. La storia narra che fu Abraham Louis Breguet a intuire il perfetto connubio tra la funzionalità di uno strumento che ci informa sullo scorrere del tempo e l'esteticità di un braccialetto che nasce come semplice accessorio ornamentale. E dalla sua intuizione creativa nacque il primo orologio da polso, realizzato per Carolina Murat, regina del Regno di Napoli, nonché sorella di Napoleone. L'idea di Breguet segnò una svolta epocale nel mondo dell'orologeria, ma solo con l'arrivo del primo conflitto mondiale ci si rese realmente conto dell'utilità di avere un segnatempo legato al polso piuttosto che tenuto in un taschino. L'orologeria al femminile esprime dei veri capolavori stilistici ed è curioso pensare che siano davvero poche le donne che si lasciano contagiare dalla passione del collezionismo. E ancora più curioso è constatare che buona parte di questa già esigua rappresentanza si attratta piuttosto da orologi dalle caratteristiche maschili. Negli ultimi anni, infatti, le case produttrici stanno ampliando la gamma di orologi tipicamente maschili, quali diver o field watches, con versioni dalle dimensioni più adatte ad un polso femminile, vista la crescente richiesta. Resta però il dato di fatto che l'universo dell'orologeria vintage femminile sia un mondo non sufficientemente esplorato, dove è possibile trovare dei veri e propri gioielli che meriterebbero maggiore considerazione. Riflettevo su questo mentre osservavo questa piccola meraviglia sul tavolo del mio orologiaio, una gemma che avrebbe di certo meritato una seconda vita, anziché rimanere al buio in un cassetto. La mia compagna fa parte di quella tipologia di persone che non riescono a cogliere il fascino del collezionismo orologiero. È stato già difficile convincerla a sostituire il suo inseparabile Casio F91V con un più elegante A158V. Quindi regalarlo a lei non lo avrebbe salvato dalle tenebre di un cassetto. Certo è che sul mio polso da 18 sarebbe risultato davvero impossibile immaginare un orologio che fra le mie dita appariva così piccolo. Fra le mie dita, appunto, ed è lì che mi è balenata l'idea. Ed eccolo qui, il mio piccolo Chaika in versione anello. Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. L'orologio che vi mostro oggi è un piccolo Chaika versione Lady degli anni 70. La Chaika era un'altra fra le numerose fabbriche sovietiche di orologi, la cui produzione era prevalentemente indirizzata alla clientela femminile. Il nome Chaika, infatti, fu scelto in onore di Valentina Tereskova, la prima cosmonauta donna, che utilizzò questo pseudonimo come codice di chiamata durante la sua missione spaziale, Chaika, ovvero Gabbiano. Fra le varie tipologie di orologi espresse nella sua vasta produzione, la Chaika si specializzò nella fabbricazione di meccanismi sempre più piccoli, fino a creare il calibro 1200, il più piccolo calibro mai prodotto in Russia, un meccanismo di appena 9 mm per 13 a 21.600 alternanze.
Il calibro che anima il mio piccolo orologio è invece il 1600A, a 17 rubini e 21.600 alternanze ora, con 40 ore di riserva di carica. Ha un diametro di soli 16 mm e uno spessore di 3,5. La finitura a righe e la raffinata smussatura dei ponti aggiungono ancora maggior pregio a questo straordinario micromovimento. Sul meccanismo sono riportati, oltre al numero di serie dell'esemplare, il nome del calibro e il logo della ciaica. Osservare questi piccolissimi ingranaggi metallici che si muovono è davvero stupefacente. La cassa del mio esemplare è in ottone, con una doratura a 10 micron, come riportato nello spazio fra le anse. Anse che si raccordano sinuosamente alla forma tonda della carrure. Il diametro cassa è di soli 18 mm, senza la corona, con un lag to lag di 22. Le anse sono di appena 6 mm e lo spessore è di 8 mm, considerando il vetro plexi bombato. La corona, anch'essa dorata, non ha spallette di protezione e pur essendo estremamente contenuta, ha un ottimo grip che agevola le operazioni di carica. Il fondello, a pressione, è in acciaio e senza incisioni. Il dial del mio Ciaica è davvero incantevole, con la sua lavorazione bullseye a due strati, un quadrante centrale rosso con una magnifica finitura soleil e una corona esterna dorata, sulla quale sono stampati gli indici in numerazione araba. Le indicazioni riportate sul quadrante sono la scritta Ciaica 17 Jewel a ore 12 e la dicitura Made in USSR nella parte inferiore. Sono presenti solo le piccole sfere di ore e minuti, anch'esse in metallo dorato. Credo davvero di aver terminato gli aggettivi per descrivervi la bellezza di questo meraviglioso gioiello. Non mi resta che mostrarvi come appare indossato, questa volta non sul mio polso, ma sul mio dito. Ho diversi orologi che suscitano l'interesse e la curiosità di chi me li vede indossare, ma senza ombra di dubbio questo è quello che più mi invidiano, e basta osservarlo per capire il perché. Ed è così che ho salvato il mio piccolo Ciaica dalle tenebre di un triste cassetto, e ora è tornato a risplendere nei suoi strabilianti riflessi di luce e a scandire quel tempo che, come dico nella schermata finale di ogni mio video, va misurato in emozioni. Spero che anche questa recensione vi sia piaciuta e vi ringrazio di cuore per i meravigliosi commenti che mi dedicate. Non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento a martedì prossimo, ricordando a chi ancora non l'ha fatto di iscriversi al canale. Un abbraccio e ciao a tutti.